Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Giuseppe e questo è Info Outdoor & More. Lì sul tavolo ho dei prodotti veramente super interessanti ragazzi. Sono dei coltelli, eccoli qui. Ovviamente non recensiremo tutto oggi, questi grossi li vedremo in un altro video, quindi restate con me, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così sarete avvisati quando usciranno. Oggi ci concentriamo su un gioiellino, eccolo qui ragazzi. Oggi andiamo a recensire un bellissimo coltello della Civivi. Bene, non ci dilunghiamo troppo con questa intro, quindi andiamo a casa e vediamo come è fatto questo gioiellino della Civivi. Andiamo. Bene ragazzi, ed eccoci qui alla recensione del nostro bellissimo coltello della Civivi. Come vedete qui ho altre due scatolone da andare a recensire. Non le apriremo oggi come vi ho detto, le apriremo, faremo un video dedicato per quei due coltelli diciamo artigianali, quindi per non perdervi ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video così lo portiamo avanti con l'algoritmo di YouTube. Bene, qui ho già pronto un fogliettino di carta, poi andremo a fare la prova di taglio. Oggi parliamo appunto di Civivi, in questo caso abbiamo l'Elementum 2, l'erede dell'Elementum 1 con delle grosse novità. Non so chi di voi conosce questo brand, Civivi, sono stato contattato dall'azienda, poi tramite Knife and Tools mi è stato spedito questo Elementum 2. La Civivi è diciamo un sottobrand, un brand più economico della Wick Knife. Wick Knife appunto è un'azienda cinese che fa coltelli di una qualità ragazzi estremamente alta, sono pezzi da collezione, infatti abbiamo prezzi che facilmente arriviamo a 300-400 euro per un folder. Non so se la conoscete, se non la conoscete potete andare a vedervi il video di Floriano del parchetto del Tagliagole che ne ha acquistato uno, si è svenato veramente, ne ha comprato uno veramente bello, quindi magari andate a recuperare il suo video e vi andate a vedere la recensione sul suo Wick Knife. Ha recensito, se non mi sbaglio, anche il Civivi, mi sembra che ho visto qualcosa. Niente, ovviamente gli appassionati di coltelli conosceranno Floriano, quindi andate a vedere il suo canale. Bene, oggi concentriamoci però su questo Elementum 2 della Civivi. Andiamolo ad aprire e vi faccio vedere come arriva. Arriva in un elegante pouch, abbiamo qui appunto il loro sito, qui il logo, andiamo ad aprire e dentro troviamo un piccolo manualino con la garanzia, poi abbiamo un librettino con qualche dettaglio sul coltello, un adesivo di un coltello, la pezzetta che dovrebbe secondo me essere in tutti i coltelli in vendita. Questa è brandizzata appunto Civivi e qui abbiamo il coltello. La pouch, bellissima, guardate, morbidissima per contenere appunto il nostro coltello. Ma mettiamo da parte tutta questa roba che ci interessa poco e andiamo a vedere quello che ci interessa di più, e cioè il nostro fantastico coltello. Guardate che spettacolo, guardate le guancette, sono in alluminio e sono tutto un pezzo. Non sono avvitate al niente, sono tutto un pezzo. Infatti il coltello non è pesante, pesa circa 77 grammi. Abbiamo una sicura button lock, eccola qui, e un'apertura a una mano. Guardate che spettacolo di coltello. Le dimensioni sono di 179,4 per 75,1 e la lama, abbiamo una lama da 3 mm. Vi faccio vedere la centratura, guardate, perfetta, guardate che perfezione che c'ha questo coltello. Speriamo di mettere a fuoco bene. Qui abbiamo la clip
che si può mettere solo da questa parte, non si può mettere da questa. Qui abbiamo un foro e passante per andare a mettere eventualmente un laccetto. L'alluminio è 6061, questo delle guancette, e non è liscio, vedete? Sentite? È zigrinato, quindi offre un maggior grip. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Un bel coltello, veramente. Va bene, adesso parliamo un po' dei materiali. Quindi, l'acciaio è un Nitro V, un acciaio americano. Diciamo che l'evoluzione, hanno voluto fare un acciaio, un'evoluzione del sandwich, il 14C28N, quello svedese, quello che usano, diciamo che usa Mora per intenderci. Su questo acciaio hanno aggiunto azoto, togliendo un po' di carbonio, e questo fa sì che la lama non perda durezza, ma è molto più resistente alla corrosione, alla ruggine. E poi hanno aggiunto, come vi dicevo, il vanadio, quindi ha un filo più tenace e tende a scheggiarsi di meno. Non che ci andrete a fare batoning con un coltello con un chiudibile, però dico, ha questa caratteristica in più l'acciaio, ecco. Quindi, come vi dicevo, il Nitro V ha una tenuta maggiore del filo e inoltre è molto semplice da riaffilare. Infatti non vi servirà una pietra diamantata per andare a riprendere il filo nel caso in cui perda un po' l'affilatura dopo che l'avete usato, ma vi basterà dare 2 colpi di stroppo e lui ritorna come nuovo. Veramente un bel coltello. Abbiamo un cuscinetto in ceramica per l'apertura, infatti guardate come si apre, una bellezza, molto molto fluida. E come vi dicevo, abbiamo, a differenza dell'Elementum 1 che aveva il liner lock, quindi quando voi andavate a chiudere il coltello col pollice spingevate il liner lock e con l'indice andavate a chiudere, quindi il dito si trova nella traiettoria della chiusura della lama. Invece col button lock, vedete, qui non abbiamo le dita che si frappongono fra la lama e la chiusura, vi basterà schiacciare e lui si va a chiudere, vedete? Quindi una sicura in più sia per le vostre dita sia per la chiusura del coltello, perché questo tipo di chiusura tende meno a far richiudere il coltello, mentre il liner lock a volte può fallare se sollecitato, quindi fa chiudere il coltello. E ragazzi, se si chiude sulle dita questo coltello ve le trancia, perché taglia veramente a rasoio. Poi ve lo faccio vedere, appunto ho preso la carta. E inoltre questo qui è più resistente, ecco, tiene più alla chiusura, alle sollecitazioni. In più qui abbiamo una zigrinatura, vedete, per aumentarne, non so se riesco a mettervelo a fuoco, ecco qui, per andare ad aumentare il grip. La forma della lama, abbiamo una drop point, il disegno e la geometria è concava, non so se riesco a farvela vedere, cioè va a svasare così e poi il filo va a zero. È veramente un rasoio ragazzi, veramente un rasoio. Questo tipo di disegno concavo lo rende veramente un rasoio. Un bellissimo bellissimo coltellino. Ovviamente non lo trovate solo in Nitro V, c'è anche in damasco e in altri acciai che adesso non ricordo. Quello in damasco costa qualcosa in più, però nonostante quello in damasco sia, voi sapete, l'acciaio di damasco è molto costoso, però il coltello non supera mai i 100 euro. Su questo mi sembra che siamo sugli 80, ecco, quindi veramente sono dei best buy, a un prezzo veramente super conveniente. Quindi ragazzi, io andrei a provare un attimo la prova di taglio. Abbiamo la nostra bella pezzetta che ci torna utile, andiamo a dargli una pulita alla lama, giusto per se c'è un po' di polvere che può fare andare a inceppare il coltello, e proviamo come taglia. Io direi che, guardate, un rasoio, anche la punta, vedete? È veramente ragazzi un rasoio bellissimo proprio, starei ore a tagliare la carta. Veramente un rasoio ragazzi, un rasoio.
Quindi ragazzi, differenza con l'Elementum 1. La prima differenza è la dimensione. Infatti questa abbiamo un'impugnatura leggermente più abbondante e quindi più ergonomica. Poi abbiamo che l'Elementum 1 ha un semplice liner lock, mentre qui abbiamo un bellissimo button lock. E poi quella più importante è appunto la lama. Qui abbiamo una Nitro V a differenza di una D2. Nitro V quindi che ha una maggiore resistenza alla corrosione, il filo ha una tenuta maggiore ed è più facile anche da riaffilare. Questa forma concava ragazzi mi fa impazzire. E niente ragazzi, questo è per il prezzo, devo dire che strizza l'occhio a coltelli molto più costosi, quindi per il vostro EDC è straconsigliato, perché è veramente un coltellino che per il prezzo offre molto di più, veramente bello e ben fatto. Bene ragazzi, credo che vi ho detto un po' tutto di questo coltello. Spero che questo video vi sia piaciuto, in caso mettete un bel mi piace, a voi non costa niente ma per me, come sapete, è molto importante. Ricordatevi che qui abbiamo due sorpresine spettacolari, ovviamente dalle dimensioni del pacco avete capito che sono due fissi. Poi quello lo faremo in un altro video, quindi per non perdervelo iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. A voi non costa nulla ma per me è molto importante. Bene ragazzi, per questo video credo che vi ho detto tutto, spero che sia stato utile e di intrattenimento e noi ci vediamo presto col prossimo video. Ciao raga!